Eccoci qua, finalmente riesco a fare questo video di confronto tra bici, monoruota e monopattino e quindi mi sono appropriato di una piccola strada praticamente privata in una zona industriale di Domenica. Quasi dimenticavo, ho dovuto fare il primo investimento dai ricavi di YouTube. Ho investito infatti tutto quello che ho ricavato. Ti piacciono i coni? Ti piacciono i coni? Che cosa? I coni! I coni! Ti piacciono i coni? Per fare dei test aspettiamo la macchina che finisca. Avrei voluto dirvelo a voce, ma la strada è un luogo rumoroso. Quello che farò adesso è una serie di prove che metteranno a confronto questi tre veicoli. Sono tutti e tre abbastanza basici. Monopattino piccolino confrontato a un monoruota di fascia equiparabile e a una normalissima bici da città. Questo non vuole essere un test scientifico, non misurerò con precisione i risultati. Mi basta poterli giudicare in maniera lampante già così ad occhio. So bene che esistono modelli più performanti di tutte e tre le categorie, ma quello che voglio fare è prendere dei mezzi ad oggi giudicati perfettamente legali e compararli ad altri che sono invece giudicati pericolosi ed insicuri. Partiamo dal primo test, il test di agilità. Per questo primo test ho immaginato uno slalom tra dei coni. I coni li ho messi a 1,5 metri di distanza, circa. Con la bici nessun problema, richiede un certo spazio ai lati ma è perfettamente fattibile. Ok, sul monopattino sono un po' una pippa. Riproviamo. Sì, dai, è fattibile anche per il monopattino. Monoruota, zero problemi. E anche lo spazio laterale richiesto è minimo. Vediamo con una distanza di circa 1 metro l'uno dall'altro. Facciamola più difficile. Sì, in bici si può fare, ma bisogna rallentare parecchio. Non è proprio così immediato e automatico. Con il monopattino sì, lo so, sono un po' una... Riproviamo. Piede a terra. Sì, dai, alla fine si può fare. Con il monoruota, zero problemi. Accorciamo la distanza a mezzo metro. Vado direttamente col monoruota. Tutto perfetto, molto controllabile e quasi divertente. E secondo voi ha senso provare con bici e monopattino questi? Questa distanza? No, direi che il monopattino proprio fisicamente non ce la fa a passare. L'unico modo è questo. Passiamo al test della buca da 5 cm. Circa. Con la bici non ho dubbi, zero problemi a superare una buca così piccola. Con il monopattino diciamo che si può fare, ma la sensazione che percepisco io è di una durezza nel mezzo che si ripercuote sul manubrio, un po' come una sorta di frustata. Con il monoruota zero problemi, le gambe ammortizzano e lui ce la fa senza minimamente soffrire a superare la buca. Discesa del gradino di 10 cm. Con la bici non lo nego, era una cosa con la quale mi divertivo da ragazzo. Saltare giù dal gradino è sempre stato molto divertente. Dirò di più, facevo anche il salto in salita sul gradino. Questo test però oggi non lo farò, siccome la maggior parte delle persone che usano la bici non credo che facciano mai il salto del gradino andando in su. E invece col monopattino come va? C'è un problema?
non lo posso sfondare. Comunque, io personalmente non lo farei. Con il monoruota si può fare. Non è proprio il massimo del comfort, perché, come già detto, questo è un monoruota piccolo e non è ammortizzato. Prova di sollevamento. Per questa prova molto semplice mi sono immaginato di dover salire su una metropolitana o su una scala mobile. La bici ovviamente è la più scomoda da prendere e alzare, ma si può fare. Idem per il monopattino, niente di troppo complicato. Si alza. Il monoruota, che ve lo dico a fare, è dotato di una maniglia fatta apposta proprio per alzarlo. Prova dell'inversione a U. Questa è un'altra prova di situazione abbastanza comune, fare inversione di marcia in modo agile e veloce. Partiamo da un diametro di 3 metri con la bicicletta. Sì, fattibile senza troppi problemi. Il monopattino anche non è troppo complicato. Il monoruota è un gioco da ragazzi. Questa era facile, adesso stringiamo. Stringiamo il diametro di questo semicerchio a circa 2 metri, misurati con precisione millimetrica. Ok, con la bici il passaggio è un po' stretto, ma si fa. Col monopattino abbiamo il ritorno della grande pippa. Ma sì, dai, si può fare senza problemi. Con il monoruota, liscio come l'olio. Ora stringiamo il diametro a circa 1,5 metri. No, la bici non può farcela. Fisicamente non ci sta. E il monopattino pure non ha il raggio di sterzata. E il monoruota? Gliela vogliamo dare vinta così a tavolino? No, proviamolo. Facciamo ora un ulteriore restringimento, circa 50 cm tra un cono e l'altro. E il monoruota passa anche questa prova. Test di frenata da 15 a 0 km/h. Ecco, questo è il test di cui ho più paura, in cui ho la sensazione che il monoruota dovrà cedere il posto agli altri due. Stavolta inizio da lui per stabilire un primo riferimento. Piazzo un cono al termine della frenata. Ne faccio un altro paio per confermare la distanza. Ok, fissato il parametro del monoruota, vediamo cosa fanno gli altri. Frenata col monopattino. Merda di frenata. Sì, mi aspettavo una frenata migliore. D'accordo, mettiamo anche un punto da non superare con la scatola bianca che ho piazzato dove era arrivato il monoruota. Ora facciamo la frenata con la bici. Un po' meglio del monopattino. Mettiamo riferimento cercando di non superarlo. Non ce l'ho fatta. Allora ragazzi, questo risultato me l'aspettavo veramente diverso, quello della frenata. Cioè, io sto cercando di fare un test equo, un fair play tra questi tre mezzi. Il monopattino è un monopattino di 4-5 anni fa, non è un top di gamma. Il monoruota è un monoruota di 4-5 anni fa. È incredibile, mi aspettavo veramente un risultato di frenata migliore. Ora non ho un contachilometri preciso, ho fatto 3-4 frenate di prova, ma credetemi, la velocità è praticamente la stessa. Ho sfruttato una leggera pendenza per prendere più velocemente velocità. Il monopattino andava sui 15-16 km/h e il monoruota più o meno uguale, perché con quello è limitato a 22, non li ho toccati i 20. Però la frenata del monoruota arriva lì. In cuor mio pensavo peggio, pensavo di dover togliere un punto al monoruota in questa prova, invece faccio un altro giro per conferma, guarda. Siamo lì, eh?
Ecco una bella tabella dei risultati in cui il vincitore assoluto è il monoruota. Certo, io sono andato a cercare le situazioni più favorevoli date anche le sue caratteristiche e quindi è chiaro che sotto tutti i fronti sia vincente. Credetemi che ho anche cercato di pensare a quale prova relativa alla sicurezza di un veicolo avrei potuto fare. Se ti viene in mente un test da eseguire, descrivimelo. Se avrà senso, quindi se avrà a che fare con la sicurezza stradale di un mezzo, manovre riferite a situazioni reali, quindi niente passaggi sopra la fune, niente immersione in una pozzanghera più alta di 10 cm, prometto che farò un aggiornamento e un test assolutamente onesto. In merito al metodo e approccio euristico, io purtroppo non ho il tempo né i mezzi e probabilmente neanche la voglia di affrontare i test in maniera più scientifica, quindi con misurazioni più precise e puntuali, confrontando potenze, dimensioni di battistrada, eccetera, eccetera, eccetera. Si potrebbe fare, ma a che pro? Lo scopo di questo video è di far riflettere le persone intelligenti capaci di ammettere che per quanto sembri strano e irrazionale, il monoruota in realtà è un mezzo estremamente preciso, affidabile esattamente come la bicicletta. Quindi a tutti quelli che nei commenti e dal vivo mi dicevano che è pericoloso perché non ha un freno, ce l'ha ed è assolutamente equiparabile a tutti gli altri mezzi. Non saprei in che altro modo dimostrarlo. Esisteranno sempre persone ottuse capaci di negare quello che si vede in questo video o di dire che in base a un vizio di forma i risultati non sono attendibili, quelli che non si rendono conto che quando dicono «se ti vedo per strada ti investo» e frasi simili sono solo vittime della loro stessa cattiveria. A te invece che non sei tra di loro ti lascio con questo bel timelapse che è il mio punto di vista, facendo qualche chilometro in una bella giornata di maggio. Potresti dire che non sono in bici? Potresti dire che non sia bello quello che faccio? Alla prossima!